nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncio stola che io ho deciso di chiamare Mistero. Per poterla realizzare ho utilizzato il fantastico nuovissimo filato della Mistrico Filati linea Globolux. Guardate che meraviglia, quanto è lucente. Il colore che ho scelto io è lo 04, ma vi faccio vedere anche altri colori che sono presenti sul sito, come questo fantastico verde, o qui che abbiamo il panna con il grigio, ma ci sono anche altri colori. Li trovate sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa, e io vi dico già che per creare questa poncio stola ho utilizzato due gomitoli. Ora vanno bene per qualsiasi taglia, ma mi sento di darvi un consiglio: se siete una taglia M e una taglia L, io vi consiglio di andare a mettere un motivo in più rispetto a me. Il motivo sarebbe l'altezza della nostra poncio stola, che per me sono 40 centimetri. Per chi ha una taglia più grande, quindi ha comunque anche più seno rispetto a me, quindi qui si tende ad alzare un po', per questo vi consiglio di andare a mettere un motivo in più rispetto a me. Questo però comporta che poi la stola, utilizzando il poncio stola, utilizzando solo due gomitoli, non vi viene lunga quanto la mia, ma vi verrà un po' più corta, il che assolutamente non è un problema. Anzi, per chi non ama che arrivi troppo e perché gesticola, quindi lo vuole che comunque sia un po' più sopra, va benissimo. Ma nel caso la vogliate fare che è più alta, quindi mettendo non una ma due motivi in più rispetto a me, e la volete comunque lunga quanto la mia perché la volete bella coprente, in questo caso allora vi consiglio di andare a prendere tre gomitoli. Io ho lavorato i due gomitoli sempre e solo con l'uncinetto il numero 4,5. La lavorazione è semplicissima perché è un lungo rettangolo che poi viene cucito ai lati in modo tale appunto da formare questa sorta di poncio, e questo è il motivo. Qui si vede meglio, è un motivo geometrico che si ottiene ripetendo 6 motivi e 6 giri, ed è bellissimo, semplicissimo da realizzare e ha questo effetto che io trovo fantastico. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Come sempre vi ricordo che sul sito è acquistabile anche il PDF della creazione, dove vi spiego giro per giro come si realizza, e se decidete di farla, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio stola io utilizzerò il filato Globolux della Mistrico Filati. Il colore che userò io è il colore numero 4, è questo gomitolone da 150 grammi che misura 600 metri. Guardate qui che meraviglia, qui ci sono anche altri colori. Vi dico già che però io il campione ve lo farò su un altro filato che è sempre della Mistrico, il Baci Rubati, questo perché questo colore è un po' troppo scuro per la telecamera e non si vede bene, però sappiate che comunque ci sono anche altri colori e io lavorerò anche per fare il campione con l'uncinetto il numero 4. Allora, le catenelle iniziali corrispondono all'altezza del nostro rettangolo. Noi andremo a fare un lungo rettangolo che poi verrà cucito a formare quindi il nostro poncio stola. Le catenelle iniziali corrispondono all'altezza, quindi dalla spalla che va a scendere il nostro poncio, e io ho montato 81 catenelle ottenendo così un'altezza di 40 centimetri, lavorando con il Globolux e l'uncinetto del 4,5. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi, io in questo caso mi sento di consigliarvi di mettere solamente un motivo in più per farla scendere un po' di più, giusto perché abbiamo le taglie più grandi hanno anche un po' più di seno, quindi se vogliamo che scenda come scende a me indossato vi consiglio un motivo in più. Non andate a metterne troppo perché poi altrimenti scende troppo e diventa pesante, ma a meno che poi non vi piace che sia pesante, che lo volete scendere di più, ancora in quel caso potete mettere anche 2 o 3 motivi in più. E tenete presente, questo però ve lo dirò anche nel tutorial, che per quanto riguarda i giri io non vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto i giri, ma vi dirò solamente quanto ho fatto lungo il mio rettangolo e poi appunto come andarlo a cucire. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere come andare a realizzare la nostra creazione. E andiamo a fare, entriamo nella prima catenella, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, entro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 3 catenelle, vado a fare il mio ventaglio,
quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi si saltano 3, vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, si vanno a saltare 3 catenelle, si va a fare il ventaglio, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, termino il giro andando a fare 2 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare un'ultima maglia bassa. Per uno che vuole fatto più catenelle, ricordatevi sempre che si possono andare tranquillamente a sfilare, quindi io vi consiglio di metterne sempre qualcuno in più e poi andare a sfilare. Io in questo caso avevo fatto un lunga striscia di catenelle, ma va più che bene. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte, una maglia alta dove ho la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1 2 3 4 e 5, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, e ricominciamo. 2 maglie alte nell'archetto successivo, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto del ventaglio, quindi 1 2 3 4 5, una maglia alta nella maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi facciamolo ancora, entriamo nell'archetto, 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto, quindi 1 2 3 4 5, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto, 1 2. Quindi rifacciamo un'ultima volta, arriviamo a vedere come terminare il giro. Vado sempre nell'archetto e vado a fare sempre 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto, 3 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro, andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, salto 2 catenelle, entro 2 maglie alte, entro nella terza che vedete è la stessa dove ho la maglia alta del ventaglio e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 3 catenelle, 1 2 3, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie basse, 3 catenelle, prendo il filo, salto una maglia, entro nella successiva che come potete vedere è in perpendicolare con la maglia alta del ventaglio, vado a fare una maglia alta non chiusa, salto tutto, quindi salto 4 maglie alte e vado nella quinta che come potete vedere corrisponde alla maglia alta del ventaglio, quindi sto ricominciando da capo e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 3 catenelle, salto una maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie basse, una in ogni maglia alta, 1 2 3, 3 catenelle, salto una maglia alta, entro nella successiva dove è perpendicolare con la maglia alta del ventaglio e ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta non chiusa, salto 4 maglie alte, vado nella quinta che vedete corrisponde in perpendicolare alla maglia alta
e vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 3 catenelle, 1 2 3 e di nuovo salto una maglia e vado a fare le mie 3 maglie basse, una in ogni maglia alta, 1 2 3 3 catenelle, salto una maglia e vado a fare la maglia alta non chiusa, salto 4 maglie alte e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 3 catenelle e ricomincio. Sto per comunque anche per terminare il giro, quindi questo si fa per tutto il terzo giro. Salto una maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie basse, 1 2 3 3 catenelle e questa volta salto una maglia, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Ho terminato così il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, 2 catenelle, vado nella seconda delle 3 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a realizzare maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vedete lascio questo fiorellino qui, questo filetto qui che scende e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia, maglia bassa sopra la seconda delle 3 maglie basse, 2 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Termino il quarto giro andando a fare sempre una maglia bassa sopra la seconda maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1 2, vado nell'archetto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto del ventaglio, quindi 1 2 3 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta e si ricomincia da capo, 2 maglie alte nel primo archetto, 1 2, 2 maglie alte nell'archetto successivo, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1 2 3 4 5, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie e si ricomincia da capo, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto successivo, maglia alta sopra la maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto del ventaglio, 1 2 3 4 5, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 2 e stiamo arrivando alla fine, quindi 2 maglie alte nell'ultimo archetto e una maglia alta sopra ogni maglia alta, le ultime 2, quindi 1 e 2. Abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro.
ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. Poi vi farò naturalmente rivedere come fare il primo, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo a realizzare una maglia bassa sopra la maglia alta, 2 catenelle. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto 4 maglie, entro nella quinta che vedete di nuovo in perpendicolare dove abbiamo la maglia alta del ventaglio, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 3 catenelle, salto una maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie basse, una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo salto una maglia, entro una successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto 4 maglie, entro nella quinta, siamo sempre in perpendicolare al ventaglio, e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 3 catenelle, salto una maglia e vado a fare le mie 3 maglie basse, una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3 catenelle, e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo salto una maglia alta, vado nella successiva che vedete sempre il perpendicolare, scusatemi, alla maglia alta del ventaglio, e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto 4 maglie, entro nella quinta, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 3 catenelle, salto una maglia e vado a fare le mie 3 maglie basse, 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia e di nuovo maglia alta non chiusa. Sto arrivando alla fine, quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il sesto giro. Salto 4 maglie, entro nella penultima e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia bassa. Quindi questi sono i 6 giri che vanno sempre ripetuti. Adesso mi giro con la lavorazione, così vi faccio rivedere come fare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, ma penso che l'abbiate già intuito. Quindi andiamo a fare maglia bassa sopra la maglia bassa, o vi alzate con una catenella e fate la maglia bassa, come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, lasciando sempre questo filetto che scende, vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la seconda delle mie maglie basse, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Voglio farvi vedere come andare a terminare, quindi continuo a fare la mia lavorazione, maglia bassa sopra la seconda, 2 catenelle e di nuovo dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme vado a fare il mio ventaglio. Termino il giro andando a fare 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Quindi questi sono i giri che vanno sempre ripetuti, sono un totale di 6 giri, io vi dirò quanto l'ho fatta lunga. Il consiglio che mi sento di dare è un altro che mi sono dimenticata di dare all'inizio: cercate di terminare la lavorazione con un giro di tutte maglie alte, in modo tale che da una parte, quando indossiamo questa maglia poncio, la parte sembri rifinita, cioè sembra ondulata una parte, quella avanti o quella dietro, dove preferite poi quando indossate il poncio. Oppure, se volete che siano proprio identiche, terminate la vostra lavorazione facendo il primo giro come ultimo giro, o il primo giro o anche il terzo giro, se volete che comunque quando si va a cucire il poncio le 2 parti che arrivano al polso siano uguali. Io preferisco fare questo contrasto, che da una parte venga ondulato e che dalla parte venga invece diritto, però voi potete fare come volete.
Allora, ho terminato il mio lungo rettangolo, guardate qui, è venuto lungo 178 centimetri e ho usato due gomitoli. Per usare il secondo gomitolo, come potete vedere, io ho fatto in modo da invertire i colori. Avevo iniziato qui con il colore più chiaro e a metà mi sono trovata con questo colore, questo blu particolare. Quando sono andata a prendere il secondo gomitolo sono partita dall'interno, quindi non ho preso il filo dall'esterno ma l'ho preso dall'interno, in modo da continuare la lavorazione con lo stesso colore e terminare, quindi vedete qui, con lo stesso colore chiaro con cui avevo iniziato la mia stola. Come vi ho detto, il mio rettangolo, come vi ho detto, è circa 178 centimetri. Adesso la vado a cucire e per andarla a cucire, scusate, la sto risistemando, cucirò dall'esterno verso l'interno, lasciando appunto lo scollo per fare questa stola, un poncio. Non so ancora quanti centimetri, adesso inizierò a cucire e poi naturalmente vi dirò alla fine quanti centimetri sono andata a cucire. Ora naturalmente io ho usato tutti e due i gomitoli, ho preferito finire la lavorazione, però voi potete farla anche più corta. Chi rispetto a me ha messo un motivo in più o due motivi in più, sicuramente con due gomitoli vi verrà più corta, quindi magari questo comunque ve l'avrò detto anche all'inizio del tutorial. Se invece volete farla più lunga come la mia, a quel punto vi conviene prendere tre gomitoli, perché se avete messo delle motivi in più rispetto ai miei, che vi ricordo mi davano l'altezza di circa 80 centimetri, ma voi l'avete voluta fare un po' più alta, in quel caso vi verrà più corta, ma comunque verrà bella lunga, quindi non vi preoccupate. Anche se non vi arriva la mano, perché a me come lunghezza mi arriverà la mano, vi arriva al polso o anche un po' più su, va bene lo stesso. È comunque una stola a poncio elegante, quindi va bene anche in quel caso usare solo due gomitoli. Se invece la volete comunque bella lunga come la mia, allora in quel caso penso che, comunque ve lo dirò anche inizio video, vi occorrono comunque tre gomitoli. Ho terminato la cucitura, sono andata a cucire partendo dall'esterno verso l'interno per 65 centimetri, quindi lasciando questo come scollo. Non è larghissimo ma neanche stretto, indossato va benissimo. Per le taglie più grandi io vi consiglio taglia M di cucire di meno, lasciare almeno, se avete fatto la mia stessa misurazione, fermarvi a 62 centimetri, 60 invece una taglia L, però diciamo che comunque lo scollo deve essere bello largo, cioè non larghissimo ma neanche troppo stretto. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata.